Lo comprerei? Sì e no. Allora, io di tablet non è che ne uso pochi, ne ho 3 o 4. Quanti ne ho? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e basta. L'hardware è veramente, per un tablet da 400 €, prendiamo, non so, il reparto fotografico, fa delle foto che rispetto a dei tablet, ok, questi sono iPad Pro di un paio d'anni fa, e costano usati 6, 7, 800 €. Questo, il MatePad, ne costa la metà più o meno, nuovo, le foto sono comparabili, siamo proprio lì. Più o meno tutti i tablet hanno una conformazione, quindi un buon volume, una buona cassa, per cui l'audio esce abbastanza bene. È chiaro che sui Pro più grossi esce ancora meglio, è chiaro che più sono piccoli e meno bene esce. Il MatePad Pro ha un audio non potentissimo, però abbastanza definito, cioè il Pro, se lo confrontate con un tablet non Pro, Huawei anche, si nota la differenza. È chiaro che magari se prendete l'iPad 13 pollici, c'ha un volume, c'ha 4 altoparlanti, c'ha una resa sonora. Ok, perfetto. E devo dire che anche i display, allora, MatePad Pro, iPad Pro, iPad Pro, confrontiamo i Pro fra di loro,
più o meno la cosa bella del MatePad ha dei bordi piccoli, cioè il tablet in sé è molto piccolo, la resa luminosa è quasi, cioè si avvicina molto. È chiaro che se siete invece un videomaker come me, io adesso sto riprendendo qua e sto trasmettendo qua e guardo qua, quindi se io faccio così, faccio a tempo a girare l'occhio, vedo la mia mano che sta ancora muovendosi, c'è un minimo di latenza. Ma gli iPad si sa, soprattutto chi vola con i droni, lo sa che questi hanno una latenza minima, quindi io volo col drone, non è che tutto bene, in realtà è già schiattato contro un muro perché ho 3 secondi di latenza. Gli iPad sono i migliori. È chiaro che qua si nota la differenza. Beh dai, comunque siamo a livello dei tablet Android standard, una 8-10 frame al secondo, non siamo ancora a livelli catastrofici, ok? Meglio un iPad, ma comunque sufficiente. In casa va bene, col drone non lo so.
La parte più difficile è parlare nell'installazione delle app, quindi Donald Trump, per fortuna, che è una persona che non agisce qua, ma neanche qua, ma agisce a livelli più viscerali in tutti i sensi, in realtà lui reagisce, ha avuto delle basi per fare quello che ha fatto, poi come al solito lui fa tira i pugni in faccia, insomma, e non si preoccupa delle conseguenze a lungo termine, però ha vietato a Huawei di usare qualsiasi software, servizio creato da aziende americane, ok? Siccome il mondo è tutto interconnesso, è stato un grosso problema per Huawei per i processori, aspetti di hardware e Google, perché Android è free, open source, tutti lo possono usare, quindi non puoi vietare a qualcuno di usare un qualcosa di gratuito, universalmente disponibile. Anche tu a casa te lo scarichi, lo customizzi, sei l'esperienza, il team. Però, ok, tu hai Android, te lo customizzi e se vuoi usare i servizi di Google, quindi Trump ha vietato questa cosa. Che cosa vuol dire? Per esempio Facebook io l'ho installato e funziona benissimo, no? Poi per caso mi è capitato l'oroscopo di Paolo Fox del 2020. Bellissima situazione, poi dopo parlo dei grafici e li abbiamo fatti anche quest'anno, vedrete quanto è interessante questo oroscopo. Ma va a cagare! Possiamo dire che questo è un anno di crescita addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avete una bellissima situazione, poi dopo parlo dei grafici e li abbiamo fatti anche quest'anno, vedrete quanto è interessante questo oroscopo. Ma va a cagare! E ho pensato, in effetti strano perché una scienza con dei fondamenti scientifici, perché comunque i pianeti, le costellazioni quando nasci, no, queste molecoline che abbiamo influenzate dalle maree, dagli spostamenti, no, la farfalla che lo scoiattolo che dall'altra parte, quindi c'è un fondamento scientifico in Paolo Fox in quello che dice, no? È strano che abbia detto delle cose, cioè, molto lontane dalla realtà, no? In cui ci troviamo. Un ottimo anno per gli spostamenti, per i viaggi. Andate in viaggio che è perfetto. Cazzate pazzesche. Ma secondo me a questo punto ti fai dire delle parole di conforto da tuo fidanzato, da tua mamma, tuo papà, uguale, no? Vi
vai su YouTube, ti guardi un video di AMR, no? Di quelli che ti fanno, anzi, come tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, vero che va tutto bene, vedrai che domani andrà tutto bene, sento che andrà bene. Quindi, responso finale. Allora, tiriamo le fila. Se lo volete comprare, fate questa cosa. Chiedete a qualcuno che ce l'ha, a me no perché io l'ho dato indietro. Mi servono queste 12 app, proprio tutte quelle che vi servono assolutamente. Le installi per cortesia e vediamo se funzionano. Se funzionano a 400 euro, un tablet che come minimo ne vale 800 e che a livello di un iPad Pro di un paio d'anni fa, voi mi direte, l'iPad Pro adesso ho capito, dagliene tu 1000, no, 900, 1000, 1200 euro. L'iPad Pro di 2 anni fa costa 800, il MatePad costa 4, è un affare. Se siete sicuri che tutte le app fondamentali funzionano, quindi chiedete alla Huawei, chiedete a qualcuno che ce l'ha. Non c'è il Play Store e non è un problema, io sono rimasto stupefatto da quanto sia facile comunque usare altri store e installare app ufficiali del Play Store, perché gli APK, cioè le applicazioni, il file che serve a installarla, vengono messe a disposizione. Non c'è nessun problema. Lo dico l'ultima volta, le app che usano i Play Services non vanno. Potreste trovare secondo me in giro qualcuno che dice ho trovato il marchingegno, l'archibugio, l'archingegno, non lo so. Se siete sviluppatori di app, sì, va bene, fatelo, se no lasciate stare. Peccato. Allora, sono contento che Donald Trump, però probabilmente da quello che ho letto Huawei all'inizio qualche cosa un po' grigia l'ha fatta, no? Quindi che causa del suo amar pianga se stesso, reazioni eccessive, come al solito io sono quello che ce l'ha più duro di tutti
e ha creato sto casino. Questa azienda adesso mi spiace perché ha un sacco di gente che ci lavora, fa degli ottimi prodotti, è in difficoltà, magari serve per la prossima azienda, no, che non faccia delle cose tipo, io lavoravo con il team di sviluppo app e quelli che ti contattano dicendoti installi questo pezzo di codice nella vostra app e succhiate tutti i dati dei vostri utenti, quanto dormono, dove vivono, dove si spostano, a che ora lo fanno, ce n'è. Quindi adesso sia Google sia iOS sta mettendo delle barriere per la privacy e la sicurezza in modo che gli sviluppatori non possano più fare i furbetti e acquisire i nostri dati illegalmente. Molto spesso ci si lamenta, no? Ci sono delle app tipo quelle che uso io, appunto, che comunicano fra device eccetera, per loro diventa complicato, però purtroppo serve ad evitare che quelli furbi facciano delle cazzate tipo succhiarvi tutti i dati personali, che non è bello. Spero di avervi aiutati, lasciate qualsiasi tipo di commento e vi ricordo se come me siete appassionati di questi oggetti e volete diventare dei videomaker famosi, ho creato il canale Io Videomaker, guardatelo, interessante, nei prossimi mesi ci saranno dei contenuti carini.